Ho camminato per 1 ora e qualcosa, presumo, 1 ora e un quarto, non lo so esattamente. Da stamattina niente cellulare, niente orologio, bevuto ancora un caffè stamattina, non ho fatto colazione e niente. Mah, prima sentivo un po' di stanchezza, un po' di sete, però adesso più o meno, questa zona, andrò a cercarmi un posto, cercare il posto dove accamparmi. Ah! Bleh. Scusate un po'. Sta uscendo qua, okay. No, dai, 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 dai. Cos'era? Chi è? Cos'è? Sto vedendo un sacco di rami secchi in questa zona, alberelli utili, roba un po' morta e comunque anche un po' lì delle esche, lichene. C'è un bel po' di materiale qua in questa zona. Perciò mi sa che la zona è questa, mai stato in in questo posto qua. E forse lì da qualche parte adesso, giusto un attimino lì vado a cercarmi qualcosa. Io ho subito visto questi 2 o 3 alberi che alla fin fine sono un abete, attaccati l'un con l'altro, e qua sotto c'è un po' sta zona già con meno neve, un po' coperta dall'albero stesso, non c'è più neve sugli alberi al momento, e quel sasso lì dove al momento mi sto immaginando di poter magari accendere un piccolo fuocherello lì davanti. Questi rami sono tutti secchi, qua c'era un po' di roba secca, vado a toglierla, qualche ramo vado a togliere ancora lì. Posso immaginarmi che questo posto potrebbe essere molto interessante. Ok, come vedete qua c'è anche un po' di resina, cioè c'è già del materiale. Questi rami completamente secchi li sto staccando così a mano. C'è qualche sasso lì, magari posso anche usarlo per metterlo qua. Oh no, mi sa che resto qua. Siamo in ogni caso, finora non ho visto tracce di lupo o lupi. Siamo però in territorio dei lupi, quello è poco ma sicuro. Qua gira, in questa vasta zona gira una coppia, un branco, ma mi sa che anche un lupo singolo maschio, e perciò non lontano da qua, poche settimane fa ho incontrato, avevo davanti a me 2 lupi e vabbè, una scena un po' che ogni tanto mi passa di nuovo per la testa. Sì, e comunque questa zona qua ci sono un bel po' di lupi e sempre di più. Allora, la posizione ideale per dormire sarebbe, se teniamo conto magari di quel sasso che useremo anche come riflettore, se facciamo il fuoco lì sotto, sarebbe in qualche modo qua, un po' qua davanti.
Esattamente qua abbiamo un sasso però che mi dà bello grande, questo va ancora giù, questo non riusciremo a spostarlo, perciò questo rimane qua, perciò penso che magari mi piazzerò così su e giù e con qualche rametto mi sa che cerco già di marcare un po' sta zona dove farò il letto. L'idea è appunto di sfruttare un po' di rami da mettere come base sotto per fare il materassino. Ho fatto anche un video su vari setup o comunque possibilità di fare un letto in natura, video un po' vecchi però i sistemi sono quelli lì, e in questo caso i rami, per fortuna c'è un bel po' di roba qua caduta, perciò non dovrò andare a tagliare chissà che roba fresca, qualcosina sarà inevitabile, però la maggior parte troverò in giro caduto, cioè è caduto un bel po' di roba qua. Questo è ancora il vento vaia della roba caduta. Ah no, no, non è il vento, è la neve. Questo ancora, sì, un po' di un anno e mezzo, no, 2 anni fa, un anno e mezzo fa, della neve, grande nevicata a novembre, dove sono caduti un sacco di rami e alberi che erano già indeboliti dal vaia ancora. Ok, letto, l'idea è questa qua, semplicemente questo più alto possibile, cercherò di fare 20-30 centimetri se basta, e poi sopra il bivi e il sacco a pelo, altro non abbiamo. Boh, tiriamo fuori già il kit di primo soccorso e lo lasciamo qua, non posso toccarlo, non posso usarlo, qua dentro c'è anche il cellulare in caso di emergenza. Qua mi sono messo giusto un palo per ricordarmi che qua inizia il sasso, tutto lì, per non accumulare troppo qua sopra sto sasso. Ho iniziato un po', adesso continuo. Ad esempio vediamo che c'è sto albero, per farvi capire, spezzato, questo è andato completamente. Qua adesso possiamo andare a prendere qualche rametto avendo la coscienza un po' a posto. Ne ho trovate un paio di questi, ma come magari vedete adesso qua i rami, questi non sono neanche così male, però non è adesso come avere magari dei rami come questo qua, che è, vabbè, neanche questo è messo così bene, però comunque non è così fitto, gli aghi non è che sono così perfetti, però per lo scopo di oggi dovrebbe andare bene. Ecco che è successo, non so se si vede, guardate qua, e questi sono a volte un po', sì, i pericoli, vedete quel buco non da sottovalutare qua intorno a questi alberi. Qua ci sarà sicuramente intorno 1 metro di neve, forse anche di più, e i rami coprono la parte intorno all'albero e c'hai la neve intorno, e praticamente se arrivi troppo vicino, se ti sbagli, se sottovaluti la cosa, succede come mi è appena successo, mi sono avvicinato troppo e sono finito giù in quel buco. Sono uscito facilmente, però sono successe cose simili dove la gente c'è rimasta, purtroppo, sciatori così, succede, c'è da fare attenzione.
dovreste vedere che questi rami hanno un po' una curvatura stessa data dal loro stesso peso, e così praticamente andiamo a fare un po' a X, uno così e uno così, da su verso in giù, dando più spessore qua, sì, in mezzo, dove abbiamo il busto e piedi giù verso in basso sempre un po' meno, però qua al centro un po' di più, e proprio con questa curvatura andiamo a metterli giù. Ecco. Qui adesso sono andato in cerca di un po' di isolamento, perché non avendo il materassino la parte peggiore è proprio isolarsi dal terreno, quindi sto girando cercando qualcosa di un po' giù, qualcosa che non sia troppo fresco, che non sia troppo vivo, in modo da poterlo utilizzare. Adesso qua sono un poco più di metà, penso che mi ci viene lavorando più o meno, non dico altrettanto, ma un altro chilometro sicuro. Praticamente me lo ricordavo più lungo, e in realtà anche da piegato non mi permette di fare quel setup a L che pensavo, quindi lo utilizzo esattamente come è stato pensato, con una piccola canadese, butti dentro il sacco, ti infili e presumo che dovrai stare più che bene. Mi sento abbastanza assetato, si sta facendo sentire la sete. La fame anche no, ma la sete sì, quella adesso si fa sentire. Infatti ho rallentato un attimo per recuperare adesso che, che non so più parlare perché ho sete. Adesso che il riparo è fatto, che comunque questo era il mio eh, punto principale della giornata, adesso posso tranquillamente rilassarmi, perché comunque per recuperare legna non ho chissà quanto da lavorare, quindi adesso un attimino di relax, ricompenso. E tu hai un'esca, perciò sei tranquillo. Io ho un'esca. Adesso sono un po' indeciso se mettere un paio di picchetti, uno di qua, uno di là, per stabilizzare un pochino, penso di sì, comunque. Non sia un po', poi magari col peso, vabbè che quello fletta abbastanza, quindi non lo so. Hai aggiunto? Sì, ho aggiunto soprattutto nella parte centrale che era un po' scarsa. Adesso considero che sto strato qua che sarà 50-60 cm. Poi comunque ho il sacco a pelo, ho questo, e il giubbetto poi lo uso tra sacco a pelo e pelo, in modo da fare un altro strato isolante, quindi qui deve essere a posto. E poi confido questo riflettente all'interno, penso mi faccia tipo, come li chiamano, super shelter, si mettono un nylon e tiene, penso dovrebbe funzionare, non ne sono sicuro, comunque in teoria il calore del fuoco dovrebbe riflettere e scaldare questa parte, e quindi scaldare anche la parte interna che poi resta all'interno. Questo dovrebbe essere un concetto in linea di massima, stasera lo scoprirò. Il letto pressoché è finito, c'è così tanto materiale, veramente facile da reperire qua, che sicuramente ci metto ancora un po', 1-2 strati per andare sul sicuro. E allora, più o meno saranno, non lo so, mezzogiorno passato, come detto non ho orologi, però più o meno mezzogiorno sarà passato, non fa freddo, si sta bene, la temperatura sarà intorno allo 0, però sento già, ovviamente ho fatto un po' fatica e ho sete,
ho messo lì una tazzina perché ho detto vabbè, siamo intorno allo zero, forse anche qualche grado in più. Ho messo qua una tazzina con un po' di neve, ho detto boh, magari si scioglie intanto, così non dobbiamo aspettare fino a stasera. Intanto la priorità era appunto fare il materassino, preparare il letto che come appena detto mi sembra siamo a buon punto. Dopo si tratta di trovare un'esca, legna, non vedo problemi, qua c'è un sacco di legna in giro e subito nelle mie vicinanze, se guardate questo legno qua, c'è giusto per scaldare un po' dell'acqua stasera, farci un tè e tenerci un po' a calduccio, dovrebbe essere più che abbastanza, ma non ho un'esca che devo ancora in qualche modo cercare, prepararmi, fare, inventarmi qualcosa, vedremo. Verso la fine cerco di conficcare un po' sti rami, di non avere pezzi così, ad esempio dà fastidio questo che fuoriescono, perciò cerco di mettere dei pezzi così, ok? Ok, la situazione adesso è questa, qua mi sono fatto una piccola panca rialzata giusto un pochino, vorrei magari rialzarla giusto ancora 10 centimetri, però adesso vedo qua legna più o meno, credo che molto di più non mi serve, forse spezzo ancora qualche ramo lì e basta. Il letto è preparato, però appunto questa questione sete già dopo diverse ore. Allora stamattina ultimo bicchiere d'acqua e vabbè, il caffè non c'entra un tubo, come detto non ho fatto colazione, ho le labbra già secche, bocca secca e sete ovvio, e già ho rallentato, sto rallentando, mi sento già un po' debole. Prima un attimo anche mi è sembrato wow, calma qua, inizia a girarti la testa. Calma. Priorità il letto, il fuoco al momento, in questo momento adesso non lo vedo come priorità. Allora, giusto tutto quanto questo, il preparare del letto, cercare l'esca, ovviamente anche trovare il posto, più camminata e tutto, non so che ore sono, ma comunque parliamo di parliamo di non so 7, 8 ore sicuramente. Cosa saranno adesso le 4? Più o meno 4, 5 e mezza, 6, farà buio, 4 saranno. Sì, 7, 8 ore per fare tutto quanto c'ho. Un po' tanto, più camminata comunque e trovare il posto.
Io comunque sento già un bel po' di fatica. Devo dire che mi sento estremamente debole al momento. C'ho un po' una fase, sì, sono magari quelle fasi anche adesso prima che se ne va il sole, non sono sicuro che riesco a fare il fuoco. Psicologicamente un po' al momento un po' giù. Sì, appunto questo senso di debolezza che inciampo di più, prima tagliando ancora dei pezzi di rame, dei rami, ho visto che mi scivolava il seghetto, pericolo che ti fai male, c'è più pericolo che ti fai male appunto, perciò ora di calmarsi adesso e cercare di... Il mangiare non è assolutamente un tema al momento, cioè tanto psicologicamente non fa nulla perché sai che domani, verso mezzogiorno, sera, mangerò di nuovo qualcosa, quello, e conoscendomi un po' so che anche 2 o 3 giorni non sarebbe un problema. Poi, ovvio, se fai uscite o vabbè, esperimenti del genere con più giorni, da 4 o 5 giorni in poi, diventa ben difficile, qualcosa devi smangiucchiare. Mi trovato un po' questo posticino qua, ci sono pure questi piccoli soppalchi, con questi sassi si scioglie, si scaldano e scioglie la neve un po' di più, come vedete anche qua. E mi sono seduto un attimo, devo riposare un po'. Sì, avrò bevuto, sì, un bicchiere d'acqua stamattina, basta. Fate voi, di solito si bevono 2-3 litri al giorno come volete, io bevo sicuramente 3 litri al giorno se non di più. E un cotto, stanco. Ah. Bleh. Scusate un po'. Sta uscendo qua. Ok. Dai. Cos'era? Chi è? Cos'è?